primo box della pentatonica. La più facile da suonare. La più facile da ricordare. La più amata dai chitarristi, da Jimmy a Angus, ma nasconde un pericolo mortale. Rimanere intrappolati dentro al box. Una soluzione potrebbe essere imparare tutti gli altri 4 box della pentatonica, ma il rischio è di rimanere intrappolati in 4 box diversi. Tenendo poi presente anche che non tutti i box sono semplici come il primo. Sarebbe molto comodo poter mantenere la semplicità del primo box, ma anche avere la possibilità di uscire dai suoi confini. La soluzione a questo dilemma sta proprio nella semplicità della scala pentatonica. Se osserviamo la struttura del primo box, vediamo che è estremamente semplice. Possiamo riconoscere 5 blocchi, uno per corda. Questo è semplicemente la ripetizione del primo 2 ottave sopra. Questi sono anche gli unici 5 blocchi possibili se suoniamo la pentatonica a 2 note per corda. La parte centrale, i blocchi centrali, sono la parte più semplice da suonare. Non abbiamo lo stretch dei 3 tasti, ma solo 2. La terza legge della string theory dice che ogni pattern che comincia su una determinata nota si ripete esattamente uguale, ovviamente, all'ottava successiva. Mentre la prima legge della string theory dice che quando passiamo il confine tra la terza e la seconda corda dobbiamo salire di un capotasto. Quindi abbiamo clonato i 3 blocchi centrali. Questo pattern si ripete un'ottava sopra. In questa maniera possiamo espandere il primo box della pentatonica in maniera molto semplice. Possiamo usare degli slide, oppure possiamo continuare e usare solo questa piccola parte. I fraseggi diventano decisamente molto più interessanti. Invece che limitarci a queste, possiamo cominciare a sfruttare una fetta di manico decisamente più ampia, passando da un'estensione di 3 capotasti a 5 o anche a 7. Ovviamente possiamo anche introdurre le note blues, che può rendere i nostri fraseggi ancora più interessanti. Ma nella stessa maniera in cui abbiamo clonato il blocco centrale verso l'alto, possiamo clonarlo verso il basso. Questo pattern si può ripetere all'ottava più bassa. Anche in questo caso aggiungiamo una diteggiatura molto semplice al primo box della pentatonica. Oltre a permetterci dei fraseggi diversi, è molto interessante perché ci permette di sfruttare anche la settima minore prima della fondamentale, e sempre con le note blues eventualmente. Che poi c'è chi dice che queste non sono le note blues, ma a me piace usarle nella scala blues. Settima più e fondamentale, oltre alla quinta minore. In pratica adesso noi possiamo sviluppare la nostra pentatonica in maniera molto semplice su 7 tasti, 9 tasti. Il fatto di poter usare anche la settima minore ci permette di cominciare i nostri fraseggi in maniera diversa, non solo dalla fondamentale, usando appunto anche la settima minore. Che rende tutto piuttosto interessante. Possiamo ancora clonare questi 2 blocchi, un'ottava sopra, e quindi possiamo espandere il primo box quindi in maniera anche orizzontale. Le possibilità e le combinazioni diventano ovviamente infinite, quindi può diventare molto divertente. In pratica cosa abbiamo fatto in realtà? Abbiamo usato degli spezzoni del box 5 e del box 2. Quindi questa appartiene al box 2 e questa parte appartiene al box 5.
Quindi non è solo un modo per imbrogliare, per evitare di imparare i 5 box della pentatonica, ma è anche un modo per imparare a collegare i vari box insieme, perché lo scopo finale è di non pensare più in termini di box, ma in un certo senso di poter vedere la pentatonica sviluppata su tutto il manico. E questo, secondo me, è un modo abbastanza interessante, perché ci permette di passare da un box all'altro slegandoci appunto un po' dall'ottica dei 5 box separati. Se poi ci limitiamo a suonare solamente i blocchi da 2, vediamo come si può sviluppare la pentatonica in maniera diagonale. Questo è molto carino anche da usare ad esempio per le scale pentatoniche maggiori. Bene, per il momento è tutto. Fatemi sapere se questo piccolo trucco per ampliare la scala pentatonica, il primo box della scala pentatonica, vi può essere utile per esprimervi con più libertà sulla tastiera. E se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti, al prossimo video.